Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Chloramphenicolo succinato sodico Fisiofarma SRL, ultimo aggiornamento. 4 novembre 2021. Cos'ha chloramphenicolo succinato sodico Fisiofarma? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere chloramphenicolo succinato sodico Fisiofarma durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha chloramphenicolo succinato sodico Fisiofarma? Chloramphenicolo succinato sodico Fisiofarma ha un farmaco a base del principio attivo chloramphenicolo sodio succinato, appartenente alla categoria degli antibatterici chloramphenicolici e nello specifico anfenicoli. È commercializzato in Italia dall'azienda Fisiofarma SRL. Chloramphenicolo succinato sodico Fisiofarma può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Chloramphenicolo succinato sodico Fisiofarma immunoflacone 1G+1 fiala 10 ml Solv. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fisiofarma SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: chloramphenicolo sodio succinato. Gruppo terapeutico: antibatterici chloramphenicolici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: il chloramphenicolo per uso endovenoso è indicato quando la somministrazione orale non può essere effettuata a causa di vomito, diarrea o stati settici gravi e nel caso in cui altri farmaci meno tossici siano risultati inefficaci o controindicati. Il chloramphenicolo è attivo verso numerosi batteri ed è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni: febbre tifoide e salmonellosi, Salmonella tifi, meningite batterica, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, rickettsiosi, Rickettsia, brucellosi, Brucella, psittacosi, Chlamydophylla psittaci, linfogranuloma venereo, Linfogranuloma psittacosis, infezioni urinarie da batteri gram negativi, infezioni da batteri anaerobi, cocci gram positive e cocci, Clostridium. Posologia. Il chloramphenicolo Fisiofarma deve essere somministrato per via endovenosa. I dosaggi consigliati sono: adulti e adolescenti. La dose raccomandata per il trattamento della maggior parte delle infezioni è di 50-100 mg/kg/d è divisa in 4 somministrazioni giornaliere, 1 somministrazione ogni 6 ore. Neonati fino a 2 settimane. La dose raccomandata per il trattamento della maggior parte delle infezioni è di 25 mg/kg/d è divisa in 4 somministrazioni giornaliere, 1 somministrazione ogni 6 ore. Per i neonati sotto 1 settimana o con un peso inferiore a 2 kg la dose raccomandata è di 25 mg/kg/d ogni 24 ore, 1 somministrazione giornaliera. Per i neonati sopra 1 settimana e con un peso superiore a 2 kg la dose raccomandata è di 25 mg/kg/d è divisa in 2 somministrazioni giornaliere, 1 somministrazione ogni 12 ore. Neonati sopra le 2 settimane e bambini, fino a 12 anni. La dose raccomandata per il trattamento della maggior parte delle infezioni è di 50 mg/kg/d è divisa in 4 somministrazioni giornaliere, 1 somministrazione ogni 6 ore. Ridotta funzionalità renale. Sebbene il chloramphenicolo non si accumuli in maniera significativa anche in presenza di ridotta funzionalità renale, i pazienti con tale condizione possono eliminare più difficilmente il farmaco e possono necessitare di un aggiustamento del dosaggio. Per stabilire se è necessario un aggiustamento del dosaggio, occorre monitorare frequentemente i livelli ematici del farmaco. Ridotta funzionalità epatica. I pazienti con ridotta funzionalità epatica possono avere una ridotta capacità di eliminare il farmaco e, pertanto, può essere necessario un aggiustamento del dosaggio. Per stabilire se è necessario un aggiustamento del dosaggio, occorre effettuare un monitoraggio dei livelli ematici del farmaco. Per i pazienti con insufficienza epatica si raccomanda di utilizzare una dose di carico di 1G seguita da 500 mg ogni 6 ore. Per i pazienti affetti da cirrosi epatica la dose raccomandata è di 500 mg ogni 6 ore. Per i pazienti affetti da ittero non bisogna superare la dose di 25 mg/kg/d. Pazienti in dialisi. La quota di farmaco rimossa dall'emodialisi non è tale da giustificare in tutti i casi un aggiustamento del dosaggio.
Non occorre modificare il dosaggio nei pazienti sottoposti a dialisi peritoneale ambulatoriale continua, CAPD, o emofiltrazione arterovenosa continua, CAP. La soluzione iniettabile deve essere preparata estemporaneamente sciogliendo la polvere in acqua per preparazioni iniettabili, soluzione fisiologica o soluzione glucosata al 5%, alle concentrazioni desiderate. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Depressione midollare. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Il cloramfenicolo non deve essere somministrato per il trattamento di infezioni di lieve entità o per profilassi. Il cloramfenicolo può interferire con i meccanismi di immunità e non deve essere somministrato durante la fase di immunizzazione attiva, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Limitare la somministrazione dell'antibiotico strettamente al periodo indicato dalle raccomandazioni specifiche per ogni infezione, possibilmente non oltre 2 settimane. Nel corso del trattamento con cloramfenicolo è necessario monitorare attentamente vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il cloramfenicolo ha un inibitore del citocromo P450 e, pertanto, può determinare un aumento del tempo di dimezzamento di diversi farmaci con conseguente aumento della loro tossicità. Il cloramfenicolo diminuisce, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere cloramfenicolo succinato sodico fisiofarma durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cloramfenicolo succinato sodico fisiofarma durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati su un numero elevato di gravidanze esposte non indicano particolari effetti indesiderati del cloramfenicolo sulla gravidanza e sulla salute del feto/neonato, ad eccezione delle fasi finali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cloramfenicolo fisiofarma non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati del cloramfenicolo organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Patologie, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio aumenta il rischio di complicazioni soprattutto di tipo ematologico legate alla tossicità diretta del cloramfenicolo, vedere paragrafo 4, 8. Effetti indesiderati. Il cloramfenicolo viene rimosso dal sangue solo in parte con dialisi peritoneale o emodialisi. Nei neonati si ha fatto ricorso sia a trasfusioni complete di sangue sia a emoperfusione su carbone per sovradosaggi di cloramfenicolo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico. Codice ATC. ILUNGA 01BA01. Il cloramfenicolo ha un antibiotico ad ampio spettro. Solitamente batteriostatico, il cloramfenicolo può essere battericida a concentrazioni molto elevate nei proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il cloramfenicolo succinato sodico, somministrato per via parenterale, ha idrolizzato nel fegato, nei polmoni e nei reni. L'idrolisi del cloramfenicolo succinato ha solo parziale, per cui la concentrazione ematica, dati preclinici di sicurezza. In studi non clinici sono stati osservati effetti soltanto ad esposizioni considerate significativamente superiori all'esposizione umana massima. Tutto ciò ha, pertanto, una scarsa rilevanza clinica. Infatti, il cloramfenicolo si è dimostrato, elenco degli eccipienti, fiala solvente. Acqua per preparazioni iniettabili QB a 10 ml. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.